Ciao, benvenuto su Non mi dire. Sai che Chrome avrà Gemini integrato? Mm, avrà perché purtroppo in Europa siamo gli ultimi, nel senso che in America già è così, già lo stanno utilizzando così. Però Chrome ha al suo interno alcune funzionalità nascoste che ti permettono di poter utilizzare Gemini proprio come un assistente virtuale durante la tua navigazione. Non lo sapevi? Sì, sì, senza estensioni, senza dover installare software, no, è tutto integrato all'interno di Chrome. Resta qui con me fino alla fine del video e ti mostro come si fa. Oh, okay. Yeah. Allora, questa pagina che vedi sullo schermo è la pagina che annuncia dell'avvenuta, possiamo dire, fusione tra i due strumenti di Google, Gemini e Chrome. Come puoi vedere, quando arriverà in Italia, diciamo nella sua completezza, perché adesso ti mostro come è possibile fare la stessa cosa, farà tutto questo che tu vedi qui sopra tranquillamente. Adesso ha già questo tipo di possibilità, diciamo così, facendo alcune modifiche al tuo Chrome. Allora, per prima cosa devi andare a controllare in impostazioni la tua versione di Chrome. Eccola qui. Sa impostazioni, informazioni su Chrome, ok? Sta qui e deve essere questa qui, la 142.07 e via discorrendo. Se non è questa qui, devi aggiornarlo perché non funzionerà. Questa cosa che ti sto andando per dire non funzionerà. Poi ti converrebbe eventualmente, ma per una facilità di utilizzo, avere il browser di Chrome come predefinito, in modo tale che potrai gestire più facilmente le sue funzioni. Non è obbligatorio, funzionerà anche se non è predefinito, però se è predefinito vai ancora più spedito e puoi fare molte più cose. E se per caso tu hai dei problemi nella visualizzazione di quello che ti sto dicendo, magari di navigazione lento, tutte queste cose così, vai in privacy e sicurezza, sempre nelle menu impostazioni. Vedi, io non mi sono mosso da qui. Elimina dati di navigazione, questa impostazione non toccarla così com'è e fai elimina dati. Facendo in questo modo praticamente hai la possibilità di poter avere un Chrome più leggero e veloce. Ok? Allora, detto tutto questo, devi digitare e andare nella sezione tra virgolette nascosta di Chrome e andare a cercare questa voce Split View. Puoi scriverla anche qui nella barra di ricerca. Ti comparirà così default, ok? Tu abilitala scegliendo proprio il secondo comando, perché ti permette di fare un po' di cose che adesso ti faccio vedere, in modo tale che hai questa funzione attiva. Quando praticamente hai fatto questo tipo di operazione, Chrome ti chiederà di doversi aggiornare, quindi di doversi riavviare. Faglielo fare tranquillamente, senza nessun tipo di problema. E ti comparirà questo disegnino qui al lato. Un attimo che ti faccio capire. Apriamo Gemini. Ok? Eccolo qui, il nostro Gemini. Ovviamente utilizzo Gemini in maniera gratuita. Ho intenzione di fare altri video con l'intelligenza artificiale e tenderò a utilizzare gli strumenti nella loro funzione gratuita, in modo tale che diciamo che è possibile che lo possono utilizzare tutti quanti, perché è uno strumento diciamo più semplice e chi ha la versione a pagamento può, possiamo dire, solo migliorare.
ok? Cioè può partire dalle indicazioni, ma ovviamente può fare tantissime altre cose. Quindi la differenza sta per coloro che non hanno la versione a pagamento. Quindi io per scelta tenderò ad utilizzare la versione gratuita, e qualora dovessi utilizzare quella lì a pagamento credo che ti avviserò a inizio video sicuramente. Comunque scusami per la parentesi. Allora io apro Gemini, ho quest'altra pagina aperta, diciamo che mi serve Gemini e quindi non voglio fare questa sorta di ping pong, mi serve Gemini per capire la funzionalità di questa pagina, mettiamo così, clicco qua ed ecco qui cosa sta accadendo. Praticamente ho sdoppiato lo schermo, cioè più che schermo ho sdoppiato la scheda di Chrome, e qui mi viene detto: senti scusa, ma tu cosa vorresti mettere da questo lato? E io voglio selezionare questa pagina qua e lui me la va a mettere da questo lato. Ok? Come puoi vedere è navigabile tanto quanto questo. Ovviamente la pagina, come puoi vedere, è modulabile, vedi, ha un movimento tranquillamente. Qui sotto qui ti compare la possibilità di sapere quali sono gli diciamo quello che io sto visualizzando. Potrei anche invertirlo facendo una cosa del genere e quindi magari rimpicciolire da quest'altra parte, e quindi adesso potrei ovviamente lavorarci, cioè io potrei andare qua e non lo so, magari ecco qua, facciamo così, prendiamo questo testo qua, lo copio in Gemini e gli dico spiegami questo testo cosa vuol dire. Giusto una richiesta così ed eccolo qua, e lui me lo dice, no? Mi spiega tutte le funzionalità, tutto quello che ha, le sue limitazioni, mi fa anche una piccola sintesi e mi ha aiutato a capire, ok? E fin qua tutto a posto, cioè abbiamo questo assistente che ci può venire incontro alle nostre esigenze. Perfetto, no? Però la funzionalità, diciamo, anche quella là è un po' interessante, è quella lì di Lens, quindi le immagini. Ma se io volessi trovare, tipo ad esempio, questa immagine online, come posso fare? Non c'è cosa più semplice. Allora, tasto destro, cerca con Google Lens, guarda cosa accade e si apre Lens da questo lato. Io seleziono, quindi mi vado a prendere solo questo piccolo particolare ed ecco qua. Qui mi compare, diciamo, già delle informazioni. Qui io potrei scegliere, potrei dire copia il testo e quindi mi andrei a copiare il testo da qua dentro. Potrei dire traduci e quindi mi verrà tradotto, come potrei praticamente copiare l'immagine. Adesso ti mostro quest'altra cosa che è un testo più grande. Ecco qua, copia testo, traduci, copia come immagine. Vedi? Mo ti faccio vedere, copia testo. Ho copiato il testo. Allora, chiudiamo un attimo Lens ed eccolo qua. Qua abbiamo il nostro Gemini, ti lo faccio vedere giusto così e vedi il testo è copiato alla perfezione, uguale, visto? E quindi io potrei anche utilizzarlo, non lo so, per magari cercare delle immagini, per magari fare il copia di un testo, di una sezione di un sito. Sono tantissime cose che potrei farlo, però ha questa funzionalità. Ma come puoi vedere qui in alto è sparito, è scomparso, no? Google Lens. Dove sta? E adesso te lo mostro. Andiamo in altri strumenti, personalizza Chrome, e qui, a parte che qui potresti scegliere i colori a te preferiti per la personalizzazione di Chrome, ma quando poi andando in queste sezioni ti compare la possibilità di attivare Google Lens. Allora, dove sta? Eccolo qua. Vedi? È comparso qua. Questa funzionalità qui sopra, non l'ho detto prima ma mi è sfuggito,
questa funzionalità qui sopra praticamente si attiva qui. Se io faccio così, scompare. Ovviamente adesso che chiudo. Se lascio qua, rimane qui sopra attiva. Vedi? Quindi tranquillamente è gestibile dalla personalizzazione di Chrome. Chiudiamo qua, vediamo le altre funzionalità se ci sono. Allora, visualizzazioni separate, qui potrei cliccare e le due schede si separano perché come puoi vedere qua le schede sono unite. Io adesso se vado ad aprire un'altra scheda, vedi, qua mi esce un blocco intero e qua mi esce la singola scheda, infatti vedi si seleziona in questo modo. Poi potrei chiudere questa finestra oppure potrei chiudere questa finestra. Visualizzazioni invertite, quella che abbiamo visto prima. Ok? Quindi queste qua sono tutte le sue visualizzazioni. E poi visualizzazioni separate che praticamente le divido e quindi ritornano diciamo nelle classiche schede che vengono utilizzate normalmente finora. Sapevi allora di queste funzionalità un po' nascoste di Chrome? Hai visto quanto è facile? Se per caso hai qualche estensione o cosa, togli tutto che non ti serve perché queste che ti ho spiegato io sono integrate, quindi non ti appesantiscono il browser, non vengono trafugati i tuoi dati, un po' di cose. Usa queste qui che ti ho consigliato, che ti ho fatto vedere e vedrai che ti troverai molto ma molto meglio. E niente. Non ti dimenticare di lasciare un like, lascia un commento se ti è piaciuto questo video, se per caso lo sapevi e se vuoi sapere altro sull'intelligenza artificiale perché comincerò a farne qualcuno, quindi se hai qualche argomento, qualche idea da dover chiedere, fallo pure senza problemi e condividi il video con tutte quelle persone che magari può interessare una soluzione del genere. E a te ti dico solamente grazie per essere arrivato fino a qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!